cos'è una tagliacuci e a cosa serve esattamente? E soprattutto, vale la pena comprarne una? Ciao a tutti, io sono Sara, sono una fashion designer e in questo canale condivido con voi consigli e tutorial per realizzare abiti. Allora, la tagliacuci è una macchina che, come dice il nome, taglia il tessuto e rifinisce il tessuto allo stesso tempo in un unico passaggio. Il suo utilizzo più comune è per rifinire i bordi dei margini di cucitura. Il risultato è una rifinitura professionale dove il tessuto è tagliato bene in modo preciso dal coltello della tagliacuci, non ci sono filetti volanti e non sfrangia nel tempo perché è fermato dal punto overlock della tagliacuci. Questo tipo di cucitura è il più utilizzato in assoluto per rifinire i margini di cucitura. Basta che guardiate all'interno dei vostri capi d'abbigliamento, sicuramente lo troverete spessissimo. Ci sono vari tipi di punti che queste macchine possono fare e in base a queste caratteristiche si distinguono le varie tipologie di macchine tagliacuci che potete trovare in commercio. Le dividerei sostanzialmente in due tipi: quelle che sono puramente tagliacuci e quelle che permettono di fare anche il punto copertura. Partiamo dalle tagliacuci classiche. Come dicevo prima, lo scopo principale di queste macchine è rifinire professionalmente i margini di cucitura. Con le tagliacuci si possono fare però anche delle altre sfumature di punti rispetto all'overlock normale. Si può fare per esempio il punto orlo arrotolato, che è molto carino da vedere e serve per rifinire solitamente tessuti leggeri come la seta, lo chiffon. Si può fare l'orlo lattuga o lettuce M, anche quello molto carino da vedere per rifinire i capi, e si possono fare anche dei punti decorativi tipici dell'abbigliamento sportivo che si chiamano flat lock, fino ad arrivare a fare nelle tagliacuci di livello più alto anche il punto overlock a 5 fili e il punto catenella, che vengono utilizzati nell'industria solitamente nei tessuti più pesanti come jeans per dare maggior rinforzo. In base a quante di queste cose può fare la tagliacuci si hanno chiaramente delle fasce di prezzo diverse. La fascia di prezzo più bassa va circa dai 150 ai 400 euro e solitamente comprende delle macchine che possono fare i classici punti overlock stretto o largo, l'orlo arrotolato e alcune hanno anche i punti flat lock decorativi. In questa fascia di prezzo si possono trovare tagliacuci con o senza il trasporto differenziale, che è uno strumento che permette di trasportare uniformemente il tessuto sotto al piedino e quindi di evitare arricciature o grinze del tessuto. Io consiglio, anche se cercate una macchina entry level, di prenderla con il trasporto differenziale perché è uno strumento che su una tagliacuci fa la differenza. Più o meno ogni marca ha almeno un modello di tagliacuci entry level. Anche la stessa che uso io nei video, che è una FAF Hobbylock 2.0, fa parte di questa fascia, ma devo dire che funziona veramente bene e fa tutto ciò di cui ho bisogno. Le tagliacuci di questa fascia prezzo sono adatte a chi non fa un utilizzo massivo della tagliacuci, sono adatte a chi cuce ogni tanto ma vorrebbe comunque rifinire bene internamente i propri capi. Altre tagliacuci entry level molto diffuse sono la Brother 1034 DX, la Necchi N183 e la Singer 14 SH654. Ovviamente vi lascio sotto in descrizione il link a tutte le macchine che sto nominando nel video, così dopo potete andarvele a vedere meglio e a confrontarle. Poi abbiamo una fascia prezzo più alta che va dai 400 euro in su. Queste tagliacuci, più che avere punti extra, solitamente hanno delle caratteristiche in più o migliori. Costano di più perché solitamente sono più robuste e hanno una qualità costruttiva maggiore, magari migliori materiali, hanno un motore più potente e sicuramente hanno il trasporto differenziale, permettono di cucire più velocemente, possono essere un po' più larghe e quindi offrire un po' di spazio in più per cucire e andare un po' più comodi, e sono in generale adatte a chi utilizza spesso la tagliacuci o magari crea anche abiti di abbigliamento per altri e quindi ha necessità che questi siano rifiniti professionalmente. La seconda tipologia comprende le tagliacuci che permettono di fare anche il punto copertura, che è un punto molto utile, direi quasi fondamentale, per rifinire in modo professionale i capi elasticizzati come t-shirt e leggings. Ci sono delle macchine casalinghe apposite per fare questo tipo di punto, come per esempio la Necchi NC10 o la Singer 14 T970 e costano circa dai 500 euro in su. Però solitamente non è il primo acquisto che si fa perché sono macchine molto specifiche che ti permettono di fare solo quello. La cosa bella però è che esistono delle macchine tagliacuci che oltre a fare i normali punti della tagliacuci fanno anche i punti copertura. I prezzi chiaramente sono un po' più alti delle tagliacuci entry level, però con una cifra che parte dai 600 euro si trovano. La Necchi per esempio ha un modello interessante che si
si chiama NCV10A, che attualmente viene sui 700 euro dal loro sito. E poi, giusto per completezza, voglio nominare una terza categoria, che sono le tagliacuci industriali, che, come dice il nome, sono pensate per il mondo dell'industria, quindi per chi deve utilizzare questa macchina tante ore al giorno per cucire un'alta mole di capi, e quindi la macchina deve essere altamente resistente. A differenza delle tagliacuci casalinghe, le tagliacuci industriali sono specializzate su un singolo punto per ogni macchina, e alcune sono pensate per tessuti leggeri, altre per tessuti medi, altre per tessuti pesanti. Ovviamente, dato che sono studiate per un uso industriale, non permettono errori e fanno i punti alla perfezione e con la massima velocità possibile. Chiaramente i prezzi sono più alti di quelle casalinghe e si parte per quelle nuove dai 1000-1500 euro in su. Quindi arriviamo alla domanda finale. Vale la pena comprare una tagliacuci? Risposta: dipende dall'utilizzo che ne dovete fare. Tenete conto che la tagliacuci non sostituisce la macchina da cucire normale, ma le va in affiancamento. La tagliacuci non fa le cuciture normali dritte, non fa le asole. Quindi se siete alle primissime armi, volete iniziare a cucire ma ancora non possedete neanche una macchina da cucire normale, chiaramente il vostro primo acquisto sarà una macchina da cucire, non una tagliacuci. E il mio consiglio spassionato in questo caso è di prima fare un po' di pratica con la macchina da cucire normale, essere sicuri che questo hobby vi piaccia e che volete portarlo avanti, e eventualmente poi comprare una tagliacuci da affiancare alla macchina da cucire. Nel caso siate comunque in questa situazione, vi lascio un video qui sopra e sotto in descrizione in cui parlo della scelta della macchina da cucire normale. Detto questo, a mio parere il momento giusto per comprare una tagliacuci è quando avete già preso un po' di dimestichezza con il cucito, però vorreste dare quell'aspetto più professionale e meno fai da te ai capi che cucite. Infatti si possono rifinire i margini di cucitura anche con una normale macchina da cucire casalinga utilizzando lo zigzag. Nel caso ho un video anche su quello che trovate sotto in descrizione. Però lo zigzag dà un aspetto un po' più amatoriale ai margini di cucitura interni e, non essendo che sono tagliati dal coltello che invece c'è nella tagliacuci, col tempo e con i lavaggi e con l'utilizzo possono sfilacciare un pochettino. Quindi se sentite di avere la voglia di avere dei capi belli anche all'interno, o se magari volete iniziare a vendere capi ad altre persone, questo secondo me è il momento giusto per fare l'investimento in una tagliacuci. Come dicevo prima, all'inizio anche le tagliacuci entry level vanno più che bene. Io per esempio la mia FAF la utilizzo da anni e non ho mai avuto alcun problema. E quale può essere il momento di fare l'investimento in una tagliacuci di fascia più alta o con il punto copertura? In una tagliacuci di fascia più alta direi quando iniziate a farci un'attività sul vostro cucito, quando iniziate a cucire molte ore al giorno o a vendere capi ad altri. E nel punto copertura direi che ha senso investirci solo se nella vostra attività avete a che fare con capi elasticizzati. Magari per esempio avete un business che si basa su t-shirt o leggings per esempio. Allora il punto copertura è fondamentale per dare un aspetto professionale ai vostri capi. E questa era un po' una panoramica sul mondo delle tagliacuci. Io spero di avervi chiarito un po' le idee. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link alle macchine che ho citato nel video, più qualche altra che ho trovato interessante. Nelle prossime settimane farò anche qualche altro video di approfondimento sull'utilizzo della tagliacuci, per esempio come infilarla o come fare i vari punti principali. Quindi come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella se ancora non l'avete fatto, così non vi perderete tutti questi futuri video. E vi ricordo anche che nel canale ho una playlist che si chiama Le basi del cucito, dove ho raccolto tutta una serie di video adatti per chi vuole iniziare a cucire, quindi se siete in quella situazione vi consiglio di darci un occhio e trovate il link sotto in descrizione. E ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!